Ciao a tutti, io sono Alex P e benvenuti al mio corso base di Premiere Pro 2020 in italiano. Oggi andiamo a vedere in questa 10ª lezione le maschere. Che cosa sono le maschere? Le maschere sono degli effetti che possiamo inserire nella nostra clip che non interagiscono con l'intera clip. È un gioco di parole, però a vederlo è molto più semplice che a spiegarlo a voce. Comunque adesso andiamo a inserire una nostra clip nella timeline come al solito. Oggi usiamo la Astronomy, vediamo un po', è un piccolo video in MP4. Cosa possiamo fare? Allora, come al solito vi ricordo di essere nel controllo effetti, attiviamo la nostra clip e come vedete ci si attiva i nostri primi effetti. Nella scorsa puntata abbiamo visto la posizione, la scala, la rotazione, il punto di ancoraggio e basta. Abbiamo visto quei 4 effetti, scusate, pensavo che ce n'erano di più. Adesso andiamo a vedere l'inserimento di una maschera, lo andiamo a usare sull'opacità. Non so se avete già visto la mia puntata sull'opacità. Cosa serve? Serve solo per rendere la trasparenza sulla nostra clip. Adesso andiamo a usare questo effetto di opacità utilizzando la maschera. Allora disattiviamo l'orologio. Come vedete le maschere noi possiamo decidere se crearcela a nostro piacimento, quindi disegno libero Bezier, se no crea una maschera ellittica o crea una maschera con poligono a 4 punti, poi volendo si possono aggiungere. Adesso andiamo a inserire la prima maschera, vi faccio vedere che cos'è. Allora andiamo a fare quella rettangolare. Come vedete lei si è attivata, quindi cosa succede? Come vedete nella maschera abbiamo degli effetti, scusate vado a rimpicciolire quello, vi spiego un attimo che effetti ci sono all'interno della maschera. C'è il tracciato maschera, la sfumatura maschera, l'opacità maschera, l'espansione maschera, invertito e l'opacità dell'effetto. Allora vi vado a spiegare questi 4 punti. Allora il tracciato maschera, come ben capite, io posso nella posizione del tempo farla muovere sopra la clip, quindi volendo vi faccio subito vedere con effetto pratico. Io attivo come al solito l'orologio del mio tracciato maschera, come vedete si è attivato il mio keyframe. Se io mi sposto in questo punto posso prendere la mia maschera, la posso posizionare in questo punto, poi vado in un'altra posizione, prendo la mia maschera, la posiziono in questo punto e posso andare avanti quante volte voglio. Facciamo così. Se adesso noi mandiamo il play, noi abbiamo la nostra maschera che si muoverà sopra la nostra clip. Come vedete ha un movimento che abbiamo deciso noi, sicuramente più punti di keyframe gli diamo, più il movimento sarà fluido o farà delle varie curve. Ma il tracciato maschera funziona non solo sulla posizione ma anche sulla trasformazione della maschera. Quindi se io adesso da questo punto allarghiamo la nostra maschera in questo modo, poi io mi sposto ancora un pezzettino e allargo ancora questo punto, se andiamo indietro lei si muoverà su tutta la nostra clip. Scusate se sono in silenzio, ma vi faccio vedere il movimento del nostro tracciato maschera. Quando arriverà in questo punto si fermerà e automaticamente inizierà a ingrandire la maschera. E questo è il tracciato maschera. Come ben capite si può fare quello che si vuole. Nella maschera che noi abbiamo aggiunto, come vedete ci sono 4 punti. Se noi andiamo con la manina vuol dire che la possiamo spostare la maschera. Se andiamo sulla riga, come vedete si aggiunge un più. Il più cosa fa? Se noi clicchiamo col tasto sinistro mi aggiunge un altro punto dove posso andare a modificare la mia maschera. Se lo voglio cancellare il punto, molto semplice, tengo schiacciato da Mac Command, ci clicco sopra e lo cancello. Poi l'altro effetto che abbiamo è la sfumatura maschera, che è questo, praticamente va a sfumare la nostra immagine. E se io vado a movimentarla, scusate ho alzato la luminosità dello schermo che era bassissima, se io vado a alzare questa sfumatura maschera, l'effetto va a sfumare dall'esterno verso l'interno fino a che non diventa al 100%. Riportiamola a 0.
Ricordo che se avete attivato tracciato maschera, tutti gli effetti che andate a inserire qua sotto lui li registra in questo punto. Infatti, se vedete, se io vado a dargli l'effetto maschera, attivo il mio orologio, o anche questo qua attivo. Adesso cancelliamolo. L'opacità maschera, come ben capite, è per renderla trasparente, e così diventa tutto nero, perché la maschera, l'opacità va a scurire tutto. Se io faccio invertito e vado a portarlo questo a 0, come vedete qua ho tutta la mia immagine. Se vado a agire sulla mia maschera, portiamola a 0 qui, allora, adesso è l'opposto, praticamente ho un buco della maschera che fa vedere sotto. Quindi se io qua vado a mettergli un'altra immagine, andiamo a ingrandire la mia timeline, prendiamo flower, lo andiamo a posizionare qua, ricordo, ok, come vedete mi apre un buco, praticamente la maschera va a aprirmi un buco e mi fa vedere quello che c'è sotto. Quindi io volendo potrei, andiamo a lavorare, ricordo che dovete sempre avere la clip attiva, quindi io sono attivo su quella che si vede per prima e sotto c'è la flowers. Io volendo potrei, cancelliamo l'orologio, iniziamo da 0, cancelliamo anche la maschera, ok, maschera cancellata. Allora adesso iniziamo da 0, noi sotto abbiamo flowers, quindi possiamo usare anche, possiamo anche creare la maschera con la funzione ellittica. Come vedete lui posiziona già la maschera al centro, e come vedete adesso non è invertito, quindi quello che c'è nella maschera è quello che noi vedremo della clip. Se faccio invertito sarà l'opposto, quello che è all'interno della maschera sarà la clip sotto. Noi volendo si potrebbe fare anche un altro effetto. Se io questo risposto sopra gli aggiungo un altro effetto sotto, vediamo Sunrise, gli audio li possiamo cancellare. Se io vado a agire su questo e gli vado a inserire un'altra maschera, questa la oscuriamo con l'occhiolino perché almeno possiamo lavorare su questa. Se io creo un'altra maschera su flower e lo vado ad impicciolire un pochino, andiamo a prendere qualcosa di colore diverso che almeno si vede di più, mettiamo il waterfall, vediamo che lo carica. Se io adesso vado a riattivare tutte le mie clip, come vedete posso vedere i 3 strati delle 3 clip che ho posizionato nella timeline, quella la principale, poi quella sotto che è flower e poi l'ultima che è waterfall. Io volendo posso fare movimentare le mie maschere come voglio, facendo vedere le 3 immagini sotto, agendo sempre sui keyframe della maschera. Quindi mi raccomando, se volete imparare a usare questo tipo di effetti con le maschere dovete sapere usare bene i keyframe. Quindi la maschera è quella dell'opacità, è praticamente la creazione, diciamo, per farvelo capire un po' semplicemente, è un buco sulla clip che andiamo a eseguire. Io posso andare a agire anche sulla espansione della maschera. Io adesso sono in Astronomy, se vado a aumentare la mia espansione automaticamente la mia maschera si va a ingrandire. Io posso usare questo effetto per fare una cosa del genere. Se io per esempio vado all'inizio, la posizioniamo la maschera in questo modo. Se io vado in espansione maschera, gli do il mio orologio, vado qua avanti qualche keyframe, gli do l'espansione maschera al massimo, poi io vado in flower, vado sempre a lavorare sulla mia maschera, la modifichiamo un pochino giusto per ingrandirla un pochino, mi vado ancora su Astronomy dove stavamo lavorando con le maschere, vado un pelino dietro giusto per capire dov'è la maschera. Ok, io adesso decido che da questo punto la maschera di flowers inizierà a ingrandirsi, quindi vado qua, gli do l'orologio sull'espansione della maschera, ritorno in Astronomy,
vado a posizionarmi sulla fine dell'effetto, su quella principale, e vado su quella sotto. Quella sotto andiamo a aumentare l'espansione maschera. E poi andiamo ancora in quella sotto, andiamo a oscurare, almeno vediamo dove è il nostro effetto. Allora scusate, se no io mi perdo. Allora andiamo indietro, vediamo un attimo che effetto gli abbiamo creato utilizzando questo metodo di maschere. Allora andiamo all'inizio dell'effetto, almeno così ve lo vediamo dall'inizio. Ok, adesso lo facciamo partire. Come vedete abbiamo le due maschere che si espandono, ci fanno vedere i 3 video uno dietro l'altro finché non arriviamo al video finale. L'audio lo cancelliamo che non ci interessa. Quindi come vedete questo è gli effetti che si possono utilizzare con le maschere. Considerate che tutti gli effetti che sono presenti in Premiere Pro si possono utilizzare le maschere. Quindi si può andare a oscurare delle scritte posizionandole, e le vedremo tutti piano piano nelle mie prossime lezioni di Premiere Pro. Se avete qualche domanda sulle maschere, mi raccomando fatemelo sapere nei commenti, perché è un argomento un po' difficile da capire, ma quando si è arrivati a capire il funzionamento della maschera e quello che si può fare con i keyframe, si possono iniziare a fare tantissimi effetti nei propri video utilizzando degli effetti veramente semplici. Adesso la lezione è finita e ci vediamo com'è a schermo. Ciao a tutti! Eccomi qua a video, io sono Alex P, il creatore del corso di Premiere Pro 2020 in italiano. Se sei arrivato fino qua mi fa piacere, vuol dire che il mio video ti è tornato utile, o anche il mio corso, o se stai seguendo tutto il mio corso. Quindi io ti consiglio di iscriverti al mio canale, qua in basso c'è il tastino iscriviti, attiva la campanellina se non vuoi perdere quando pubblico i miei video. Se poi vuoi lascia un bel like e un bel commento. Se hai anche qualche domanda sul mio corso, su qualcosa che non hai capito, fammelo sempre sapere nei commenti che io rispondo sempre. Detto questo, io adesso scompaio a schermo e avrai 20 secondi di tempo per scegliere un altro video sul mio canale. Avrai 2 video che sono correlati a questo corso, la playlist, e un video che non c'entra niente con questo corso, che è un altro video presente sul mio canale di un altro argomento. Io ti saluto e ci vediamo nelle mie prossime lezioni e tutorial che sono presenti sul mio canale. Ciao!